a tutte e bentornate sul mio canale. Il progetto di oggi è una borsa secchiello a punto coccodrillo. Vediamo adesso i materiali che ci serviranno per poterla realizzare. Per il tutorial di oggi andrò ad utilizzare due cordini, quindi il cordino Ares in queste 4 tonalità, ma anche il cordino Indalux. Questi cordini sono dell'azienda Borgo dei Pazzi, chi mi segue da tempo li ha già provati e si è trovata veramente molto bene, quindi invito a chi insomma non conosce questo prodotto di veramente provarlo perché è eccezionale. Vi lascio anche un codice sconto col quale potete acquistare con uno sconto immediato di 5 euro non solo i cordini che vi presento oggi, ma tutto quello che trovate sul loro sito. Poi utilizzerò anche una coppia di manici lavorati sempre con Indalux, che produce l'azienda sempre Borgo dei Pazzi, e li trovate in 2 diverse misure, questo più corto che è circa 35 cm e quello più grande da 50 cm, che si può realizzare con rifinitura anche in argento e in tutte le tonalità, ma soprattutto si può avere quindi sia in Indalux che in altri filati, quindi una cosa veramente eccezionale. Per cui lavorando i primi 2 giri e il finale con Indalux proprio diamo un tocco particolare che richiama perfettamente appunto i nostri manici. Utilizzerò inoltre una base perforata da 19 cm, reperibile in tutte le mercerie online, ma volendo potete anche realizzare all'uncinetto, quindi basta realizzare l'uncinetto e poi iniziare il punto coccodrillo esattamente con la mia spiegazione, quindi non vi preoccupate. Per quanto riguarda invece l'uncinetto, io lavorerò entrambi i cordini con il 3,5, ma per questa tipologia di cordino va bene anche un 4, un 4,5. A questo punto possiamo iniziare con la spiegazione. Iniziamo la lavorazione partendo dalla base. Solo per il primo giro utilizzerò un uncinetto più piccolo, esattamente il 2,5, perché così sarà più facile entrare nei fori. Cosa facciamo? Cappiettino e andiamo a lavorare, alterneremo fori dove metteremo 2 punti bassi a fori dove invece soltanto uno. Quindi iniziamo da un punto qualunque. Io inizierò col primo foro e farò 2 punti bassi. Anche in quello successivo 2 punti bassi. Vedete, io nel frattempo la codina me la sto andando a lavorare, così la comincio anche a bloccare. In quello successivo uno solo. Vado avanti nuovamente 2 punti bassi, anche in quello successivo e in quello dopo ancora uno solo. Quindi vado ad alternare 2 punti bassi, 2 fori dove ci sono 2 punti bassi e 2 punti bassi, poi in quello successivo uno singolo, doppio, doppio, singolo, e continuiamo con questa sequenza fino alla fine del giro. Quindi qua altri 2 e in quello dopo 1. Faccio questo tipo di alternanza perché se faccio 2 punti bassi in ogni foro il lavoro viene troppo grosso, se invece ne faccio solo uno appunto il lavoro va a imbarcarsi, quindi dopo aver fatto delle prove questo è il modo migliore per eseguire al meglio questo tipo di lavorazione. Quindi ci rivediamo non appena abbiamo completato tutto il giro. Completato quindi il giro, io sempre con l'uncinetto piccolo vado a chiudere con un punto bassissimo sulla prima maglia effettuata. Adesso prendo l'uncinetto 3,5, faccio una catenella e adesso vado a fare un giro in costa a punto basso senza creare aumenti, quindi parto dal primo, in costa vuol dire che prendiamo solamente l'asola esterna in questo modo e appunto realizziamo questo punto basso, quindi questo giro, e poi dal giro successivo in poi andremo a cambiare colore, quindi facciamo tutto questo giro di contorno in costa con il colore oro e vi faccio vedere poi come cambiare appunto con l'altra tonalità.
Arrivati a fine giro, adesso ci prepariamo per cambiare il colore. Quindi ho già tagliato il filo, io cosa faccio? Mi inserisco sulla prima maglia effettuata e prendo il nuovo colore a cui ho fatto già un cappietto e vado a chiudere a punto bassissimo in questo modo, e così ho effettuato il cambio colore. Catenella. E adesso dobbiamo cominciare a creare il primo giro del punto coccodrillo, quindi la struttura sul quale poi col secondo giro andremo a creare le scaglie. Cosa facciamo? Ho fatto già una catenella, in totale ne faccio 4, perché le prime 3 vanno a sostituire il primo punto alto, catenella di separazione, e nello stesso punto vado a creare un altro punto alto. Io nel frattempo mi vado anche a lavorare la codina. Poi cosa faccio? 2 catenelle, lascio 2 maglie di base e vado nella maglia successiva e vado a creare un punto alto singolo in questo modo. Faccio nuovamente 2 catenelle di separazione, salto 2 maglie di base, vado in quella successiva e creo il gruppo di 2, quindi un punto alto, una catenella ed un punto alto nello stesso punto, in questo modo. Vado avanti, nuovamente 2 punti bassi, salto 2 maglie di base, in quella successiva una maglia alta singola, sempre 2 catenelle, salto 2 maglie di base, in quello successivo vado a fare una maglia alta, una catenella ed una maglia alta nello stesso punto. Quindi questa sarà la nostra sequenza fino alla fine. Poi 2 catenelle, salto sempre 2 maglie, vado in quella successiva e creo un punto alto. Quindi dobbiamo alternare, quindi 2 maglie alte nello stesso punto separate da una catenella, una maglia alta da sola, eccetera eccetera, sempre i gruppi separate da 2 catenelle, e qui sotto sempre dobbiamo saltarne 2. Quindi facciamo tutto questo giro, ci rivediamo alla fine per vedere come creare appunto il secondo giro a punto coccodrillo. Ho completato quindi il primo giro del punto coccodrillo, che sarà in 2 fasi. Quindi questa è la struttura. Adesso andiamo a creare proprio le scagliette attorno ai punti alti. Quindi cosa facciamo? Ho chiuso con punto bassissimo, una catenella, prendiamo il filo e adesso andiamo a creare 5 punti alti attorno a questa maglia alta, in questo modo. Entriamo da questa parte e avvolgiamo quindi la maglia sottostante con 5 punti alti. Faccio anche la seconda, la terza, la quarta, sempre tutta attorno al punto alto che ci sta sotto, e infine la quinta. Poi faccio una catenella, mi sposto il lavoro in questo modo e vado ad avvolgere l'altra maglia alta, perché la scaglia andrà a crearsi dove abbiamo fatto il gruppo di 2 maglie alte separate dalla catenella. Quindi riprendo il filo, entro quindi da sotto e creo le 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Ed ecco creata la prima scaglia. Nella maglia alta singola facciamo invece un punto basso, scusate,
quindi un punto basso sulla maglia alta singola e di nuovo prendiamo il filo e andiamo a creare di nuovo da questa parte 5 maglie alte e poi da quest'altra parte. Ve lo mostro nuovamente, quindi da sotto magari ci spostiamo il lavoro in questa maniera e andiamo a creare le nostre 5 maglie alte. Voi magari vi spostate il lavoro in maniera tale che vi viene appunto semplice creare le scaglie. Siamo a 3, 4 e 5. Una catenella, ci spostiamo da questa parte e andiamo ad avvolgere l'altra maglia alta. Prendiamo il filo e andiamo a creare le altre 5 maglie in questo modo. Io sono messa non benissimo perché cerco di farvi vedere al meglio la lavorazione. Quindi 3, 4 e infine l'ultima. In quella successiva, che è singola, un punto basso. E adesso, se noi lo mettiamo dal verso giusto, vi faccio vedere qual è il risultato. È questo qua. E si prosegue, quindi poi magari ognuno cercherà di mettere il lavoro come meglio crede per poter essere più agevole. Quindi si ricomincia nuovamente, ve lo faccio vedere un'ultima volta. Le 5 maglie alte che avvolgono la prima delle 2 maglie alte del gruppo, in questo modo. Quindi ne abbiamo fatte 3, 4 e 5. Catenella, giriamo e avvolgiamo l'altra, sempre con 5 maglie alte. Quindi questo sarà il modulo da ripetere. Siamo a 3, 4 e 5. Maglia singola, facciamo un punto basso e proseguiamo quindi nella nostra lavorazione e questo sarà il nostro risultato. Quindi completiamo tutto il giro e vi farò vedere nuovamente il cambio colore, perché ogni 2 giri, quindi sia quello della struttura, quindi dove andiamo a creare la struttura per poi creare le scaglie, andremo a fare il cambio colore. Quindi arriviamo alla fine del giro e ve lo mostrerò nuovamente. Completato quindi il primo giro, appunto coccodrillo, adesso andiamo ad effettuare nuovamente il cambio colore. Quindi io adesso qui nel punto singolo devo andare a fare, quindi devo chiudere il giro con un punto bassissimo e faccio come ho fatto nel giro precedente. Quando ho fatto l'altro cambio colore mi inserisco, prendo il nuovo colore a cui ho già fatto un cappiettino e vado a chiudere con punto bassissimo con il nuovo colore. Poi questi fili li facciamo sparire. Io ovviamente taglio il filo ogni volta che cambio colore, altrimenti avremmo troppi fili in giro, quindi preferisco fare così per ogni giro. Adesso cosa facciamo? Dobbiamo alternare le scaglie, quindi vedete che qui abbiamo il punto alto singolo, facciamo al contrario, qui faremo il gruppo e nel centro della scaglietta il punto alto singolo, ve lo faccio vedere tranquillamente. Quindi abbiamo chiuso con punto bassissimo, creiamo la prima maglia alta che è sostituita da 3 catenelle, eccola qui, poi facciamo la catenella di separazione e nello stesso punto andiamo a creare
un punto alto. Io nel frattempo le codine me le vado a chiudere ed ecco quindi il primo gruppo creato. Poi al solito sempre 2 catenelle e il punto alto singolo lo andiamo a fare al centro della scaglia in questo modo e creiamo il punto alto. Separiamo sempre da 2 catenelle e qui al centro dove abbiamo fatto il punto basso, vedete, andiamo a creare il gruppo, quindi ci inseriamo e facciamo il primo punto alto, catenella e il secondo punto alto nello stesso punto, in questo modo. Nuovamente 2 catenelle e qui al centro della scaglia il punto alto singolo, 2 catenelle e qui vedete dove abbiamo creato il punto basso andiamo a creare il gruppo. In questa maniera andiamo ad alternare le scaglie, quindi completiamo questo gruppo. Quindi in questa maniera la scaglia del giro successivo cadrà al centro delle due in maniera tale da essere, diciamo, a scacchiera. Quindi completiamo anche questo giro, ci rivediamo per farvi vedere nuovamente come realizzare la scaglietta. Siamo arrivati praticamente alla fine del primo giro dove abbiamo creato la struttura, quindi chiudiamo con un punto bassissimo, sempre con lo stesso colore ovviamente, catenella e ricominciamo a creare le scaglie, quindi ad avvolgere i punti alti sottostanti in questo modo, quindi creando le nostre 5 maglie alte attorno al primo punto alto. Quindi quello che abbiamo fatto nel giro precedente. Quindi 3, 4 e 5. Catenella, giriamo il lavoro da questa parte e avvolgiamo l'altra in questa maniera con 5 punti alti. 1, 2, 3, 4 e 5. E il punto basso qui dove abbiamo il punto alto singolo. Vedete, la scaglia va al centro. Ve lo faccio rivedere un'ultima volta. Quindi filo sull'uncinetto e creiamo i nostri 5 punti alti. 2, 3, 4, aspettate, ecco fatto, e 5. Una catenella, voltiamo il lavoro e ripetiamo la stessa cosa sull'altra maglia alta sottostante, quindi la avvolgiamo con le nostre 5 maglie. Quindi 3, 4 e infine l'ultima, 5. Punto basso nel punto alto successivo e adesso vi faccio vedere appunto qual è il nostro risultato. Quindi adesso potete procedere da sole. In totale io ripeterò, quindi farò altri 2 giri, quindi con gli altri 2 colori.
Ripeterò un'altra volta questi 4 colori, quindi arriverò a circa 8 righe e ci rivediamo, così vi do le misure, esatto numero di giri e vedremo appunto come creare la parte finale della nostra borsa. Ed ecco qui il corpo borsa quasi completo. Io devo fare una rettifica perché vi avevo detto che avrei ripetuto 2 volte la sequenza dei colori, quindi un totale di 8 giri di punto coccodrillo. Invece l'ho rifatto un'altra volta, quindi la sequenza l'ho aggiunta una terza volta per un totale di 12 righe ed in più, siccome abbiamo iniziato con il fucsia, volevo terminare con lo stesso colore e quindi il totale dei giri appunto coccodrillo sono 13 e un'altezza di 22 centimetri. Adesso dobbiamo fare gli ultimi giri di contorno con il colore oro, quindi io qui ho terminato l'ultima scaglia, adesso facciamo nuovamente il cambio colore così come abbiamo fatto prima, quindi faccio un cappietto e faccio il punto bassissimo, quindi chiudo con punto bassissimo ma direttamente con il nuovo colore, che in questo caso è il color oro, così come abbiamo iniziato. Poi questi fili li sistemiamo per bene, catenella e adesso andiamo a fare dei giri di punti bassi. Cominciamo da quello sottostante, poi ci spostiamo, vedete, io adesso anche per fare chiudere un po' la borsa andrò a creare dei punti bassi in questa maniera, quindi uno da questa parte della scaglietta, uno al centro della stessa scaglia e una di lato sempre, quindi in totale per ogni scaglia farò 3 punti bassi, poi una al centro qui che separa le 2 scaglie dove abbiamo fatto il punto basso e ce ne facciamo un altro e poi di nuovo 3 maglie basse nella scaglietta successiva, quindi una da questa parte, una al centro e una dall'altra parte della scaglia. Nuovamente un punto basso al centro tra le 2 scaglie, vedete, e ricomincio la sequenza. Una qui, una al centro e una di lato. E nuovamente una al centro, quindi tra le 2 scaglie. Quindi ci rivediamo alla fine del giro per vedere come fare i giri successivi. Finito tutto il primo giro di punto basso, vedete la borsa si è leggermente ristretta, adesso ne andiamo ad eseguire altri 4, quindi punto basso normale su tutte le maglie disponibili e ripetiamo questo per altri 4 giri, quindi in totale saranno 5 e così completiamo la nostra borsa. Quindi facciamo quest'ultimo passaggio e ci rivediamo a borsa completata. Ed eccola qui completata, che dire, secondo me è venuta veramente molto carina, soprattutto perché si può portare in 2 modi diversi, quindi può assumere la forma di una borsa così normale lasciando la coulisse aperta, oppure nel momento in cui noi prendiamo la coulisse e la stringiamo, quindi in questo modo, per farla diventare appunto una borsa secchiello. Facciamo un fiocchetto in questo modo ed ecco fatto. Non vi ho mostrato come si crea la coulisse anche perché sono delle semplicissime catenelle, quindi ne ho create circa 140 che sono sufficienti appunto per quello che a noi serve. Vedete, quindi è veramente deliziosa. L'altezza che abbiamo ottenuto è 25 cm e la larghezza siamo rimasti a 20 cm, quindi abbiamo preso solo 1 centimetro di larghezza perché appunto abbiamo lavorato attorno alla nostra base. Mi raccomando, se c'è qualche passaggio che non vi è chiaro, scrivetemi, fatemi sapere se il progetto vi è piaciuto e non dimenticate di iscrivervi sul mio canale e attivare la campanella. Vi ricordo inoltre di andare sul sito Borgo dei Pazzi, così trovate tutti questi splendidi materiali che oggi vi ho presentato. Con questo codice sconto potete acquistare sia quello che oggi vi ho presentato, ma tutto quello che trovate sul loro sito. Ci vediamo alla mia prossima creazione.